Fin da quando ero bambino leggo i fumetti Marvel. Non ricordo quale sia stato il primo spillato che mi è capitato tra le mani, ma ricordo perfettamente come ci è arrivato. Ogni sabato pomeriggio mio padre mi portava in centro e passando davanti alle bancarelle dei libri usati mi lasciava scegliere uno spillato da acquistare. All'inizio, non conoscendo ancora l'immenso universo di personaggi della Casa delle Idee, i miei occhi finivano sempre su Spider-Man, il supereroe più famoso e riconoscibile. Poi però è arrivato Fox Kids e tutto è cambiato. È stato grazie a quel canale che ho scoperto quelli che ancora oggi sono i miei personaggi preferiti di sempre della Marvel, ovvero gli X-Men. Me ne sono innamorato guardando l'incredibile serie Insuperabili X-Men, un vero cult che per fortuna è tornato sotto i riflettori grazie a X-Men 97, una serie animata che se non avete visto dovete assolutamente recuperare. Di conseguenza i miei acquisti fumettosi hanno pian piano abbandonato Spider-Man per abbracciare le storie dei mutanti. Nel corso degli anni per ovvie ragioni sono stato anche molto legato alla saga cinematografica. Ancora oggi X-Men 2 rientra nella mia top 5 dei miei cinecomic preferiti di sempre e l'idea di vedere finalmente il gruppo di Xavier interagire con gli Avengers in Avengers Doomsday mi gasa tanto, tantissimo. Soprattutto perché avremo il ciclope agguerrito e combattivo che ci meritiamo, non quello stupido piagnucolone che abbiamo avuto nella trilogia degli X-Men. Sono legato sentimentalmente a questi film, ma degli errori ci sono stati e come, soprattutto sulla figura di Scott Summer, il mio personaggio preferito di sempre dei fumetti Marvel. Detto ciò, l'idea di avere nella stessa pellicola Capitan America, Thor, Ciclope, Xavier, Magneto, i Fantastici 4 e altri 700 personaggi mi gasa tantissimo, però la dinamica con cui entreranno in contatto è una delle scelte narrative peggiori che si siano mai viste. Utilizzare il multiverso al cinema è stata un'idea pigra, pigrissima. Non c'è stato un minimo sforzo da parte degli sceneggiatori nel trovare una narrazione efficace per inserire i mutanti nel Marvel Cinematic Universe. Questa è una cosa che non riuscirò mai a perdonare alla Marvel. L'Infinity Saga ha una narrazione generale davvero buona e nonostante i 23 film che compongono questa mastodontica storia, le incongruenze sono ridotte all'osso. L'MCU è sempre stato incredibilmente coerente. Un tempo era un piacere fare le teorie perché i limiti dell'universo erano ben delineati e quindi prevedere le trame era difficile ma non impossibile. Purtroppo non si può dire la stessa cosa della Multiverse Saga. Ci sono tantissimi buchi e sono tutti riconducibili alla scelta di utilizzare il multiverso come escamotage narrativo. Ogni prodotto che ha trattato la tematica del multiverso ha dato la sua definizione di universo narrativo e nessuna si incastra con le altre. Ancora universale, varianti che ogni tanto hanno le stesse sembianze, altre volte no, viaggi nel tempo che a volte alterano il futuro, a volte no, sacra linea temporale, insomma troppe nozioni che a volte addirittura si contraddicono. Nei fumetti sono tra virgolette accettabili queste incongruenze, al cinema no. Il cinema dovrebbe essere di base leggermente più realistico nonostante stiamo parlando sempre di supereroi in calzamaglia. Non si capisce più niente e prevedere cosa succederà nei film futuri è quasi impossibile e mi spiace dirlo, ma tutto ciò è causato proprio dai mutanti. Semplicemente dovevano inserire i mutanti nell'MCU e l'unica soluzione che hanno trovato è il multiverso. A questo punto giustamente la domanda sorge spontanea: ma c'era un modo migliore per inserire i mutanti in Terra 616? In Terra 616, non in un altro universo. Una soluzione narrativa che non andasse a toccare il multiverso? Che mantenesse la coerenza narrativa? Oh cavolo, assolutamente sì! E la risposta è House of M. Prima di raccontare questa soluzione però dobbiamo fare un doveroso passo indietro, perché per capire come House of M sarebbe potuta essere la soluzione ai nostri problemi è necessario capire la storia dei diritti dei personaggi Marvel. La saga cinematografica degli X-Men ha inizio nel lontano 2000, quando la Fox, dopo aver acquistato i diritti cinematografici dei mutanti, decide di dare il via alla saga dedicata a questi personaggi. Ai tempi la Marvel non aveva minimamente intenzione di produrre film sui suoi supereroi, anzi non ne aveva proprio le finanze, quindi l'unico modo per guadagnare dal cinema era vendere i diritti. Nel 2008 però le cose cambiano. I Marvel Studios, dopo anni di collaborazioni con altre case cinematografiche, decidono di produrre la propria saga autonomamente e danno il via al Marvel Cinematic Universe rilasciando Iron Man, l'origine di tutto. Sia l'MCU sia l'universo cinematografico mutante vanno avanti in maniera autonoma senza mai collegarsi. Ma nel 2018 le cose cambiano. Dopo mesi di trattative, la Disney, che nel 2009 era riuscita ad acquistare la Marvel, per l'incredibile cifra di circa 71 miliardi di dollari, riesce ad acquistare anche la Fox. Per la prima volta dopo decenni, quindi, i diritti cinematografici dei mutanti e degli Avengers appartengono allo stesso proprietario. Per farvi capire il contesto storico, l'acquisizione si è conclusa tra l'uscita al cinema di Avengers Infinity War e di Avengers Endgame. Quindi tutto il mondo era gasato perché sapevamo che l'Infinity Saga stava per concludersi e che ben presto avremmo avuto anche i mutanti nell'MCU. Non sapevamo come, non sapevamo esattamente quando, ma sapevamo che prima o poi sarebbe successo. In quel periodo internet era pieno
zeppo di teorie. Tutti parlavano di come avrebbero potuto inserire i mutanti nel Marvel Cinematic Universe, però la situazione non era per niente facile. Infinity War e Endgame ci avevano appena mostrato che gli eroi più potenti dell'universo si erano coalizzati per sconfiggere Thanos, e tra di loro non c'era nemmeno un mutante. Sì, vabbè, Wanda, ma ai tempi l'origine dei suoi poteri non derivava dal gene mutante, la cosa è stata retconnata in WandaVision, ma su questo punto ci torneremo più tardi. Nessun X-Men aveva partecipato alla battaglia contro Thanos. Questo voleva dire che in Terra 616 non era presente manco un mutante, altrimenti da qualche parte sarebbe saltato fuori. Quindi le teorie dell'epoca, prima che il mondo scoprisse che la Marvel avrebbe utilizzato il multiverso per tirare in ballo i mutanti, su che cosa si basavano? Principalmente su una saga fumettistica ben precisa, ovvero House of M. Per chi non la conoscesse, House of M è una celebre storia in cui Scarlet Witch impazzisce grazie alla sua potentissima magia e ribella quasi completamente i mutanti dalla realtà. Elimina quasi completamente il gene mutante. Le teorie sostenevano che nell'MCU avrebbe potuto fare la stessa cosa, ma al contrario. Grazie alla sua magia non avrebbe eliminato i mutanti, ma avrebbe creato i mutanti. Per fortuna questa soluzione non è stata adottata, perché si sarebbe portata dietro delle problematiche non indifferenti. Il fatto che i mutanti esistano da tempo è uno degli aspetti più interessanti degli X-Men. Basti pensare a Magneto, un anziano che vuole la supremazia della razza mutante su quella umana perché lui stesso, durante la seconda guerra mondiale, essendo ebreo, è stato prigioniero dei campi tedeschi. E poi nei fumetti la situazione è anche più complicata, ma facciamoci andare bene questa. Questa origine del personaggio non poteva essere dimenticata, e come lui tanti altri avevano origini più datate. Wolverine, Xavier, che aveva anni di esperienza nell'utilizzo dei poteri a differenza dei suoi studenti che erano molto più giovani, Apocalisse, Sinistro. Insomma, i mutanti non potevano essere creati dal nulla nel 2019 o addirittura successivamente. Avremmo perso tantissime backstory super interessanti. Però House of M era comunque la scelta giusta per inserire i mutanti nell'MCU, ma in un modo a cui nessuno ha mai pensato. Ai tempi questa era una mia teoria che purtroppo col tempo si è rivelata infondata. Però che cavolo, se penso al fatto che avremmo potuto mantenere la coerenza narrativa senza toccare gli universi alternativi, mi fa imbestialire. Possibile che io sia arrivato a una soluzione e non la Marvel? Ah, per essere chiari, questa soluzione alternativa non esiste sul web. Sono fiero di dire che dal 2018 ad oggi nessuno ci ha mai pensato. Quindi ciò che state per ascoltare non è frutto di teorie prese da internet, andate pure a verificare se volete. Benissimo, ma quindi concretamente come House of M avrebbe potuto spiegare l'esistenza dei mutanti nell'MCU facendo in modo che fossero sempre esistiti e giustificando allo stesso tempo la loro assenza durante la grande guerra contro Thanos? Spesso ci dimentichiamo che la scomparsa dei mutanti in House of M avviene solamente nelle ultime pagine della storia. Tutta la trama non si basa su quello. House of M racconta di come Wanda Maximoff, dopo una crisi di nervi, riplasmi la realtà rendendo i mutanti la razza dominante. Un bel giorno l'umanità si sveglia e non sono più i Sapiens a comandare, ma i mutanti. E la casata di M, guidata da Magneto, domina su tutta la Terra. La cosa particolare è che nessuno, a parte Wolverine e altri pochi individui, si ricorda che la realtà prima della crisi di Scarlet era un'altra. Tutti pensano che la nuova realtà sia quella corretta. Questo aspetto di House of M doveva essere sfruttato. Questo lato del potere di Wanda doveva essere sfruttato. Questo qui. Post Endgame sarebbe potuto uscire un film al cinema chiamato X-Men House of M, in cui il protagonista Wolverine è intenzionato a ricostruire la realtà. Una realtà in cui, nel lontano 2007, prima della nascita di Iron Man, una giovane Scarlet Witch aveva riplasmato il mondo per eliminare tutti i mutanti in circolazione. Ha senso che i mutanti non intervengano in Infinity War? Certo, perché non esistono più mutanti dal 2007. Ma prima della nascita di Iron Man esisteva un gruppo chiamato X-Men e il mondo intero si è dimenticato che in Terra 616 un tempo esistevano i mutanti. Che cosa avrebbe raccontato X-Men House of M? Vi riassumo a grandi linee la trama. 2018. Logan, interpretato da Hugh Jackman, vive tranquillamente con sua moglie. Non ha i superpoteri e sta lentamente morendo a causa dell'adamantio nel suo corpo. È abbastanza felice della vita che sta vivendo, nonostante non possa tirare fuori gli artigli perché morirebbe dissanguato senza il suo fattore di guarigione. Un bel giorno però sua moglie all'improvviso si dissolve e diventa polvere. Da qualche parte nell'universo Thanos è riuscito a recuperare tutte le gemme dell'infinito ed è riuscito a blippare metà degli esseri viventi. Cavolo, questi incompetenti degli Avengers non sono riusciti a fermarlo. Se ci fossero stati i miei vecchi compagni sul campo di battaglia, ovvero gli X-Men, questo non sarebbe mai successo. E qui parte un flashback. 2007. Gli X-Men stanno combattendo per l'ennesima volta contro la confraternita dei mutanti malvagi guidata da Magneto, in cui figurano anche una giovanissima Scarlet Witch non ancora in grado di utilizzare a pieno i suoi poteri e un giovane Quicksilver. Durante il combattimento, nonostante Xavier continui a dire a Wolverine di non ferire mortalmente nessuno, l'artigliato canadese ferisce in maniera molto grave Pietro. Questo provoca la rabbia di
Scarlet che impazzisce e pronuncia due parole: basta mutanti. In inglese sono tre perché no more mutants. In quel momento la realtà viene riplasmata e nessuno mantiene i suoi poteri. Nessuno al di fuori di Scarlet Witch e suo fratello, che non li perdono totalmente ma diventano latenti, nascosti. Wolverine si risveglia lontano dal campo di battaglia e si ricorda tutto quello che è successo. Del suo passato, della sua amicizia con Xavier, Ciclope e Jean Grey, ma si accorge di non avere più i suoi poteri. È pieno di sensi di colpa per aver ferito Pietro scatenando l'ira di Wanda, nonostante gli avvertimenti di Xavier. Inoltre non ha la minima idea di dove siano finiti i suoi compagni X-Men. Si accorge ben presto che nessuno sulla faccia della Terra sa che cosa siano i mutanti e soprattutto non riesce a rintracciare da nessuna parte la sua vecchia squadra. Stremato e senza poteri entra in depressione e dopo anni ritrova la felicità conoscendo colei che ben presto diventerà sua moglie. Un bel giorno nel 2015 in televisione riconosce Scarlet Witch intenta a combattere contro gli Avengers. Per intenderci, siamo nel periodo Age of Ultron. Per un attimo pensa di raggiungerla per provare a riportare la realtà alla normalità, ma capisce che nelle sue condizioni fisiche non sarebbe mai neanche in grado di avvicinarsi a una coi suoi poteri. Egoisticamente capisce inoltre che lui tutto sommato è felice, sta vivendo un'esistenza felice con sua moglie, quindi decide di non toccare la realtà perché per lui le cose procedono alla grande. Piccola parentesi, in Age of Ultron ci viene detto che i fratelli Maximoff hanno ottenuto i loro poteri grazie a degli esperimenti dell'Hydra. In WandaVision ci viene detto invece che i ragazzi avevano già una base di potere, quindi ciò che abbiamo visto nei film e nelle serie si incastra perfettamente con questa mia ricostruzione. Comunque, torniamo al nostro Logan e torniamo al 2018. Dopo che la moglie è stata blippata, è incazzato come non mai e vorrebbe partire per andare da Scarlet Witch a dirle di riportare i mutanti nel mondo. Ma c'è un piccolo problema: anche Scarlet Witch è stata blippata, quindi capisce che non può fare niente. Altro salto temporale e ci ritroviamo al periodo Avengers Endgame. Dopo 5 anni Hulk utilizza le gemme dell'infinito e riporta indietro tutti coloro che erano scomparsi col blip. Torna la moglie di Wolverine e torna pure Scarlet Witch. Logan è felice di questo, ma ragiona e dice: se gli Avengers hanno fallito una volta contro Thanos, potrebbero fallire nuovamente. Non voglio perdere di nuovo mia moglie. Quindi, nonostante le sue condizioni fisiche, decide di partire per andare da Scarlet Witch. Prima però capisce di aver bisogno di una mano, quindi si dirige da Doctor Strange. L'ex stregone supremo inizialmente non crede nelle parole di Logan, ma grazie a un paio di incantesimi capisce che l'uomo sta dicendo la verità. La realtà non è quella in cui vivono. In quella stessa realtà un tempo vivevano i mutanti e gli X-Men. E il compito di Doctor Strange è preservare la realtà. Quindi i due, accompagnati dalla moglie di Logan, raggiungono Wanda, che però inizialmente non vuole credere alle parole di Wolverine. Tra i due scoppia un litigio e Scarlet, per errore, fa fuori la moglie di Wolverine. In quel momento capisce di aver esagerato e, presa dai sensi di colpa, inizia a ricordare l'incantesimo fatto nel lontano 2007. Capisce che per colpa sua i mutanti non esistono più. In lacrime per tutto ciò che ha combinato, finalmente dopo anni lancia un incantesimo che riporta la realtà allo stato corretto. In un secondo tutto il mondo ricorda che prima dell'arrivo di Thanos sulla Terra e prima della nascita del supereroe Iron Man esistevano i mutanti. Chi un tempo odiava i mutanti torna ad avere le stesse sensazioni, chi un tempo voleva proteggere i mutanti torna ad avere le stesse sensazioni. Tutti coloro che avevano perso i superpoteri riottengono i superpoteri. Xavier, che ora fa il professore in qualche scuola comune, torna ad avere i poteri e si ricorda dell'incantesimo lanciato da Scarlet nel lontano 2007. Capisce anche che se Wanda non avesse cancellato i ricordi e non avesse eliminato i superpoteri dei suoi amati X-Men, probabilmente Thanos sarebbe stato fermato e non sarebbe mai riuscito a recuperare le gemme dell'infinito. Tutto ciò che gli Avengers hanno fatto dal 2008 al 2019 non viene cancellato, ma da quel momento tornano a esistere anche i mutanti. Tra l'altro con la possibilità di mantenere le origini storiche e di fare dei film prequel su ciò che gli X-Men hanno combinato prima del 2008, prima che l'umanità si dimenticasse di loro e prima che perdessero i poteri. Questo avrebbe portato più o meno nel 2020 a un Marvel Cinematic Universe con gli Avengers, Spider-Man, gli X-Men, gli Eterni e chiunque altro, giustificando l'assenza dei mutanti dalle scene dal 2008 al 2019. Con un minimo di sforzo, tra l'altro, Wolverine poteva essere benissimo interpretato da Hugh Jackman, perché gli avvenimenti della prima trilogia degli X-Men, con un po' di lavoro di scrittura qua e là, potevano tranquillamente essere avvenuti prima del 2008. Mamma mia, vi giuro, mi sono levato un peso. Erano anni che volevo fare questo video. È da quando la Disney ha acquistato la Fox che racconto questa incredibile possibilità che si è fatta sfuggire la Marvel. Sono davvero felice finalmente di aver trovato il tempo di divulgare questa incredibile teoria che ormai in realtà è solamente un what if con tutti voi. Benissimo ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino a questo momento. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mia riscrittura del Marvel Cinematic Universe. Fatemi sapere se trovate incongruenze nel mio discorso e soprattutto fatemi sapere se anche voi come me avreste preferito questa soluzione narrativa al multiverso. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.